Wow ragazzi, guardate qui cosa ho trovato. Guardate qua. Poi a fine video vi dirò come ho fatto. Non è mai facile andare in questi posti con sentieri fatti o abbandonati o fatti dai cinghiali, quindi all'altezza loro, vedete. Dobbiamo passare sotto e andare avanti. E di fianco a noi sentire il rumore del fiume come riferimento, per non allontanarci troppo e per non perderci. In cima alle montagne sta nevicando e noi siamo qua a cercare oro. Oggi userò una tecnica diciamo moderna, copiata dal maestro Giuseppe Rizzi, e cioè non userò i secchi ma solo teli, per migliorare la quantità di materiale che poi verserò sulla canaletta. Oggi sono qua con Andrea e con Giuseppe, nel posto dell'altra volta. Ci ha dato degli ottimi segnali auriferi e oggi vogliamo sfruttare proprio la zona. Il metodo è il seguente: adesso farò fatica con una mano, però prendo il materiale, tiro su e poi lo butto in questa griglia. La corrente mi dà una mano già a portare via il leggero e vado avanti così. Quando questa è un po' piena, cosa faccio? La setaccio leggermente, la sollevo e c'è già la selezione dei materiali grossi, i sassini e il fine. La riappoggio giù e vado avanti. Ora la fase 2, dopo aver riempito il cestello che si sta pulendo, adesso dovrò scuoterlo come avete visto prima. Il materiale da lì lo si porta qua, come vedete ha già una dimensione da canaletta, si può dire. Adesso questo qua è un esempio, se no adesso ne carico molto di più. Quando ne ho accumulato un po' posso trascinare, spingere, fare quello che voglio col telo e lo porto qua dove c'ho la canaletta e posso lavorare in tranquillità. Anche l'Andrea è qua con una canaletta, però nel dubbio ne ha comprata una professionale. Non facciamo pubblicità, però potete vedere un marchio famoso di canalette e come posso vedere sta lavorando bene. Ha vari tipi di trappole messe in maniera giusta, cioè dalle più piccole alle più grandi, e si vedono già tracce d'oro qua nel 1000 righe, quindi vuol dire che sta trattenendo bene. Ora sarò proprio curioso di vedere qua sotto cosa c'è. Ecco, qua ce n'è già una grossina che si intravede. Nella terza e ultima fase ho un po' di materiale, come avete visto. Ovviamente sarà da ottimizzare, e questo qua lo farò nel tempo come altri miei progetti. E cosa faccio? Niente, palottino, come vedete c'è qualcosa di grosso è rimasto, ma non c'è problema perché uso una griglia solita, la metto sopra e poi con un po' d'acqua la butto su delicatamente e faccio la cernita del materiale giusto per la canaletta. Ovviamente devo avere una canaletta idonea per farla, non posso prendere quella che usavo in altri luoghi per oro fine, è tutto proporzionato all'attrezzatura che si usa. E via. Il lavoro sta procedendo e a ogni passaggio, a ogni step, a ogni fase c'è una ottimizzazione sul lavoro. La prima ottimizzazione è quella di aver spostato il telo, che è piccolo, lo vorrei più grosso. Sul bordo
così ho una leggera pendenza e riesco a fare più da sacca, trattiene più materiale per poi sbagliare. La seconda modifica, miglioria, è quello di aver lasciato la griglia lì appoggiata con un certo quantitativo di materiale e l'acqua ogni tanto va a bagnare, a prendere e a portare. Nel frattempo che faccio lo scavo lì, qualcosina viene lavata, poi dopo ovviamente arriverò qui con la paletta, butterò su un po' d'acqua, taccerò e butterò via il grosso, però nel frattempo va giù qualcosina delicatamente. Come oro ce n'è, si vede, comunque lo sto raccogliendo là nelle varie bate. Adesso l'Andrea ha recuperato la sua canaletta, la sta ripulendo, vediamo com'è. La fine questa, la fine della canaletta. Ah, vedere cosa fai a blocchi. Poi carine però. Millimetro ed è la parte finale, quindi la parte dove non dovrebbe esserci dell'oro, diciamo. Più della metà, dalla parte blu. Parte qui. Va bene. Però prima di andare avanti volevo rispondere al messaggio di un utente nello scorso video, il quale mi dice: ma l'oro è sempre stato un bene di sicurezza. Sì, è vero, è sempre stato un bene di sicurezza, cioè un bene rifugio. E questo cosa comporta? Significa che questo metallo, l'oro, ha la capacità di conservare il proprio valore nel tempo, a differenza di un'azione che dipende dalla salute di un'azienda. Cosa si intende per salute dell'azienda? Se l'azienda va bene, ha dei profitti, il valore delle azioni aumenterà. Stessa cosa al contrario, calerà se l'azienda sta andando male. Oppure delle obbligazioni, che sono la capacità che ha uno Stato di poter pagare i propri debiti. In questo caso appunto l'oro non ha né debiti né nient'altro, ha il suo valore intrinseco di metallo. Se un'azienda fallisce o uno Stato sparisce, i suoi titoli, le sue obbligazioni spariranno, mentre l'oro rimane. Un altro motivo perché è un bene rifugio è perché c'è una quantità limitata sulla terra, trovato tutto l'oro non se ne può più creare, a differenza delle banconote, delle azioni, dei titoli, che quelli si possono stampare. Un'altra caratteristica è che l'oro non si arrugginisce mai, non si ossida mai. Se voi seppellite un lingotto d'oro, fra 1000 anni lo troverete uguale, quindi ha anche una sua resistenza. Ti protegge dall'inflazione, che è quella che avete visto l'altra volta nell'altro video, e cioè quando c'è una svalutazione della moneta, quindi un'inflazione, l'oro tende a rivalutarsi. L'oro è anche una banconota, tra virgolette banconota, che viene riconosciuta e scambiata su tutto il pianeta, a differenza di una moneta. Quindi, riassumendo, possiamo dire che l'oro è un bene rifugio perché funge da assicurazione quando gli altri mezzi di pagamento o di speculazione hanno un'influenza negativa. Però con la complessità della finanza che abbiamo adesso, col trading online, con gli ETF, con tutti i sistemi, le criptovalute, con tutti i sistemi, non è più garantito l'oro, cioè è sempre garantito ma non come una volta. E perché? Perché le varie società finanziarie, banche, tutto quanto, diversificano i loro investimenti. Cosa vuol dire? Che, ed è appena successo recentemente, che l'oro, che stava salendo così tanto, è crollato di un 12% in una sola seduta. Qual è stato il motivo? Anche se siamo in un periodo di guerre, tensioni e tutto quanto, cosa è successo? Che c'è stato un crollo dei titoli tecnologici per colpa di introduzione dell'intelligenza artificiale in alcuni settori. Quindi c'è stata un'incertezza, le azioni di quelle società quotate in borsa di high tech hanno avuto un crollo. E cosa succede in questo caso? Che gli investitori, per compensare la perdita da una parte, vendono l'oro
che hanno accumulato. Perché? Perché ovviamente se io come investitore ho creato un mio pacchetto che mi deve dare una garanzia di rendita di X annua, se dalla parte crolla non posso far perdere valore al mio pacchetto, ma ci deve essere una compensazione dall'altra parte, quindi dell'oro. Quindi se ho una perdita di 100 devo recuperare quei 100 con dell'oro. Poi quando uno salirà, pian pianino acquisterò il bene rifugio che mi porterà a aumentare il valore del mio, chiamiamolo, pacchetto azionario. Adesso ci sono 1000 modi per chiamare questi investimenti. Quindi praticamente questi asset servono per recuperare la liquidità persa dall'altra parte. Facciamo un esempio così. Io ho una villa e una bellissima Ferrari. Vado in Ferrari, faccio un incidente, faccio un danno molto grave alla Ferrari. Non ho i soldi per pagare la Ferrari. Cosa faccio? Vendo la villa o ipoteco la villa. Con i soldi della villa posso ripagarmi la Ferrari. Il concetto più o meno è questo qua. È, diciamo, un esempio calzante. Spero di aver risposto alla domanda perché l'oro è un bene rifugio e come viene usato adesso e perché c'è stato questo crollo del 12%. Andiamo avanti col video. Come potete vedere, quello di Giuseppe è molto più grosso e ha anche i galleggianti che sono molto utili, e sono le cose che ho scoperto io con la mia. Però ovviamente se non ci sbatto la testa sono un po' come Tommaso. È uno scherzo di Andrea che me l'ha messa nella canaletta. Bene ragazzi, anche l'avventura di oggi finisce qua. Com'è andata? Come sempre va benissimo quando si è in buona compagnia e in più si può trovare anche dell'oro. L'oro è solo la ciliegina. La cosa bella è l'avventura, l'atmosfera, la tranquillità. Adesso c'è il freddo, però quando non c'è il freddo c'è anche il profumo della primavera, insomma tantissime cose. La cosa bella è quella di cercare l'oro. Poi se arriva anche quello va benissimo. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi vedrete spesso, penso ultimamente, nei prossimi video con questa location, perché ci siamo veramente divertiti e quindi spero che vi iscriviate al mio canale, che mi seguiate nelle mie avventure, nelle mie spiegazioni, nelle mie storielle, nei miei racconti, nelle mie avventure, nelle mie leggende, nei miei libri, insomma in tutto. Se avete domande scrivete sotto, sono disponibile a scrivervi. Comincerà ad arrivare il caldo, spero nel prima possibile, così chi volesse venire con me a cercare oro mi può contattare e ci mettiamo d'accordo. Da parte mia, da parte di i due raccoglitori folli che sono là che stanno contando le pagliuzzine che hanno trovato, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!